a tutte e bentornate sul mio canale, benvenuti a tutte le nuove iscritte. Il progetto di oggi è veramente facilissimo ma anche molto utile, il portamonete ad uncinetto. Guardate quanto è sfizioso. Adesso vediamo insieme quello che ci serve per poterlo realizzare. Il progetto di oggi è veramente molto facile, quindi adatto anche alle meno esperte e soprattutto è velocissimo perché in meno di un'ora si riesce tranquillamente a realizzarlo. E la cosa più importante è che ne servono solo 40 grammi, quindi basta utilizzare un qualcosa che appunto un cordino che ci è rimasto, magari dopo un progetto grande e ci rimangono quei 50 grammi, 60 grammi, 100 grammi, non sappiamo mai cosa andare a realizzare, quindi un portamonete è perfetto per questa occasione. Io nello specifico andrò ad utilizzare il cordino Indalux di Borgo dei Pazzi, vi lascio anche un codice sconto da 5 euro col quale poterlo acquistare, che vale non solo per acquistare questo cordino, ma anche tutto quello che trovate sul loro sito. Per quanto riguarda la chiusura click clack, io utilizzerò questa da 9 cm di diametro che si trova facilmente sia su Amazon che nelle mercerie online, quindi si può facilmente reperire. Per quanto riguarda l'uncinetto, per lavorare l'Indalux io utilizzerò il 3,5, quindi a questo punto possiamo iniziare con la spiegazione. Iniziamo la lavorazione partendo da un anello magico. Quindi io faccio in questa maniera, vedete, e faccio una catenella. All'interno di questo cerchietto vado a fare 5 maglie basse. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Stringo. E adesso noi non andremo a chiudere ogni giro, ma lavoriamo a spirale. Quindi io cosa faccio? Entro sul primo punto e faccio una maglia bassa. Per sapere appunto ogni volta dove finisce e inizia un giro, noi mettiamo su questa prima maglia mettiamo un marcapunti. Adesso sotto ogni maglia sottostante, quindi sotto queste 5 maglie basse, andiamo a fare degli aumenti, quindi sotto ogni maglia facciamo 2 maglie basse. La prima l'abbiamo già fatta dove ho messo il marcapunti, nello stesso punto andiamo a fare il secondo, in quello successivo ne facciamo 2, quindi in totale abbiamo, alla fine del giro avremo 10 maglie. Abbiamo quasi terminato. Andiamo a fare l'ultimo. E così abbiamo completato il secondo giro. Adesso qua c'è il primo punto, noi togliamo il marcapunti. Adesso in questo inizio del secondo giro andiamo a fare sempre sul primo punto un aumento, però mi raccomando segniamo il primo punto così sappiamo dove ricominciare. Quindi la prima maglia l'abbiamo eseguita, facciamo la seconda, su quello successivo ne facciamo solo uno, in quello successivo ancora ne facciamo 2, quindi andiamo ad alternare, vedete, una maglia dove facciamo un punto solo e in quello successivo l'aumento fino a fine giro. Quindi qua 1 e qua l'aumento, qui 1, successivo facciamo l'aumento e nell'ultimo uno singolo e abbiamo completato un altro giro. Adesso in quello successivo andiamo a fare un aumento e 2 maglie singole per tutto il giro, quindi togliamo il nostro marcapunti, iniziamo a fare la prima maglia, rimettiamo quindi il marcapunti, così sappiamo inizio e fine giro, facciamo pure il secondo nello stesso punto e poi 2 maglie singole nelle 2 maglie successive.
nuovamente un aumento e 2 maglie singole e lo ripetiamo per tutto il giro. Quindi arriviamo a questo punto e nuovamente dobbiamo fare il giro successivo con sul primo punto un aumento e 3 maglie singole, poi nell'altro giro ancora un aumento e 4 maglie singole, poi un aumento e 5 maglie singole e nell'ultimo un aumento e 6 maglie singole. Quindi arriviamo all'ultimo giro e vi faccio vedere come proseguire con il corpo del nostro portamonete. Sono arrivata all'ultimo giro, quindi ricapitolando, io ho iniziato da 5 maglie basse che ho raddoppiato, poi nel giro successivo ho fatto un aumento e un punto basso, in quello dopo un aumento e 2 punti bassi, poi un aumento e 3 punti, un aumento e 4, un aumento e 5 e un aumento e 6 punti bassi. Adesso possiamo togliere il marcapunti che non ci serve più e adesso, quindi dal giro, da questo punto successivo, iniziamo la lavorazione del corpo. Quindi cosa facciamo? Non più punti bassi normali, ma li facciamo in costa, sempre a spirale, e iniziamo in questa maniera proprio subito. Tolto il marcapunti, si inizia questa lavorazione. Ah, un'altra cosa, voi vi dovete assicurare prima di iniziare quindi i giri a punto basso in costa, dobbiamo provare la click clack e vedere se ci entra perfettamente. Devo dire che va bene. Se per caso voi vi risultano o troppo grande o troppo piccola, o diminuite un giro e quindi arrivate a un aumento e 5 punti bassi, oppure ne aumentate un giro e fate un aumento e 7 punti bassi. Quindi dipende anche dalla vostra mano e anche dal cordino che utilizzate. Quindi se utilizzate questo siamo a posto. Eventualmente, comunque la cosa importante è che a fine del nostro cerchio la click clack ci stia all'interno in questa maniera. Quindi continuiamo e andiamo a creare in totale 11 giri a punto basso in costa, quindi non più aumenti, ma tutte le maglie che abbiamo sottostante e man mano andiamo a lavorare a spirale in questo modo. Vedete? Perché poi nel momento in cui non facciamo più aumenti inizierà a salire e sappiamo benissimo, possiamo anche lasciare un marcapunti, ma vedete qui inizia la lavorazione in costa. Quindi eventualmente se avete delle difficoltà nel trovare il punto da cui contare questi 11 giri, potete benissimo da questo punto in poi inserire il marcapunti. Quindi si procede, quindi per 11 giri, questi almeno sono i giri che faccio io, poi voi se lo volete più alto e più basso vi regolate di conseguenza. Quindi io farò questi 11 giri, vi dirò esattamente quanti centimetri in totale ho fatto e ci rivediamo per vedere come cucire la click clack al nostro corpo del nostro portamonete. Ho completato gli 11 giri per un totale di 9 centimetri. Io ho tagliato il filo, adesso andiamo a chiudere con asola di chiusura, quindi vado non in questo punto successivo ma in quello ancora più avanti e faccio passare sotto il nostro filato. Poi vado nell'ultima maglia eseguita, mi metto al centro delle due asole e faccio ripassare il filato e in questa maniera quindi l'asola di chiusura va a ricreare un punto e poi questo filo ce lo andiamo a passare qui sotto, lo andiamo a bloccare, poi lo andiamo a chiudere per bene ed ecco fatto. Adesso dobbiamo cucire la click clack, quindi noi facciamo in questo modo, ce la sistemiamo per bene in questa maniera, essendo tondo non dobbiamo prendere particolari misure. Vedete, ce la siamo sistemata in questa maniera.
Poi io ho preso un ago e del filo invisibile. Voi potete anche prendere un colore simile al cordino. Io preferisco questo, così non si vedrà. Io praticamente cosa faccio? Vedete che qui nelle clic clac ci sono dei fori. Io mi inserisco qui dove ci sono queste asole e vado a sbucare da questa parte, in questa maniera. Tiro per bene, poi vado nel foro successivo e sbuco da questa parte. E tiro per bene. Proseguo. Vedete, ripasso da questa parte e tiro per bene in maniera tale che così viene ben salda la chiusura. Vado, vedete, nel foro successivo e sbuco da questa parte. In questa maniera. Mi inserisco, ripasso da quel foro, vedete? Così in questa maniera, anziché saltare un foro, io ci vado ripassando e così durerà praticamente per molto tempo, quindi non corriamo il rischio che poi questa clic clac si possa scucire. Vedete? Quindi praticamente man mano che cuciamo questa parte andrà qui all'interno. Quindi facciamo tutta la cucitura fino a qui e ci rivediamo a portamonete completo. Guardate quanto è carino questo portamonete, facilissimo perché se avete visto appunto si fa in meno di un'ora, 40 grammi di cordino, quindi abbiamo anche un tutorial per poter utilizzare tutti questi cordini che alla fine ci rimangono. Infatti io ho realizzato altri portamonete sempre con le rimanenze del cordino Indalux. Guardate, cambia la clic clac che comunque è facilmente reperibile online, quindi non vi preoccupate. Vi lascio comunque un codice sconto per acquistare sia il cordino Indalux che qualunque altra cosa trovate sul sito Borgo dei Pazzi, quindi mi raccomando date un'occhiata. Se poi c'è qualche passaggio che non vi è chiaro, mandatemi un messaggio e soprattutto fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto. Mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, così sarete sempre informati sui miei progetti futuri. Ci vediamo alla mia prossima creazione.